Appassionati e non di modellismo, benvenuti all'ultimo episodio di questa serie dedicata alla costruzione e all'invecchiamento del Panzer II Ausf A. In questo episodio costruiremo una piccola basetta per ospitare il nostro modello. La base sarà un piccolo pezzo di normale compensato. Come vedete non sarà un vero e proprio diorama, ma semplicemente una piccola base per l'esposizione del modello. Per modellare il terreno useremo del semplicissimo DAS, acquistabile in ogni cartoleria. Purtroppo mi sono accorto solo l'ultimo che il DAS che avevo in casa era aperto da troppo tempo e leggermente indurito. Così, per farlo aderire alla base, ho dovuto aiutarmi con un po' di colla vinilica. Per agevolarci il lavoro, modelliamo il DAS con le mani inumidite con dell'acqua, fino a ottenere la forma desiderata. Questo è uno dei primi materiali che ho adoperato per modellare le mie basette, ma non credo sia il metodo più veloce ed efficace. Ho visto altri dioramisti utilizzare il polistirene per dare la forma principale ai propri diorami e mi sembra un metodo molto più semplice e veloce. Proverò a utilizzarlo alla prossima occasione. Una volta che abbiamo dato la forma desiderata alla nostra basetta, lasciamola asciugare per una notte prima di passare alla fase successiva. Iniziamo a dare una forma più terrosa e naturale con dell'acrylic mud della Ammo. Certo, potremmo usare della semplice colla vinilica, con colori e un po' di sabbia, ma devo dire che ho un debole per questi prodotti che mi permettono di velocizzare il mio lavoro, siccome ahimè il tempo per modellare è sempre troppo poco. Diamo anche una stuccata con del Mr. Surfacer ai lati della basetta, questo ci agevolerà la successiva fase di colorazione. Dopo aver steso l'acrylic mud, la base risultava troppo grigia, e così ho rischiarito il tutto con dello Splashes Effect della Ammo in colore Dry Earth. Sono andato a sfumare poi con del diluente il colore verso i bordi per ottenere una strada più chiara e i lati leggermente più scuri. Approfittando del terreno umido sono andato a giocare con delle sabbie di diverse misure raccolte qua e là in giro, per andare a creare le texture del terreno. Non credo debba e possa esserci una scienza troppo esatta per il tipo di materiale da utilizzare. Il limite qua direi che è solo la nostra fantasia unita ad un pizzico di buon senso della misura. Utilizziamo il carro per modellare la sabbia e fare in modo che poi non ci ritroveremo un modello che levita sul terreno in modo paranormale. Solo con le varie sabbie la basetta risultava essere un po' troppo spoglia, quindi ho aggiunto qualche pietra più grande per andare a riempirla un pochino. Per fissare la sabbia al terreno ho provato a diluire della Vinaville con dell'acqua, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Decisamente meglio utilizzare il Pigment Effect per fermarla. Anche se questo prodotto nasce più per un altro scopo, si comporta decisamente bene anche per questo compito. Anche se il fissaggio devo dire che è un po' debole e quindi occorrerà stare molto attenti a manovrare la basetta. Finito di giocare con le pietre possiamo passare alla fase di colorazione. Vorrei ambientare il mio Panzer in Grecia e così guardando in qua e là su internet ho cercato delle foto per capire quali potevano essere i colori più adatti per ricreare quella tipologia di ambiente. Sono così partito con un colore chiaro come il Bafta mia per tutta la base. Poi con il Desert Yellow sono andato a creare zone più scure ai lati e al centro strada per poi concludere con del Reddish Brown solamente concentrato sui lati. Questi colori sono stati scelti anche perché li avevo già utilizzati sul carro per l'impolveramento ed è sempre importante quando si ambienta un modello che ci sia un collegamento tra lo sporco sul carro e l'ambiente circostante.
Finita la parte con l'aerografo possiamo prendere in mano i pennelli per dipingere le pietre. Variamo le tonalità che utilizzeremo, dal buff al grigio passando per il marrone, per creare varietà di colore tra le diverse pietre. Dopo questa fase il tutto risultava, come dire, slegato e poco convincente, quindi ci toccherà andare a sfumare i vari pezzi della basetta fra di loro con altre tecniche. Prima di tutto le pietre grandi mi parevano troppo piatte e monotone, così con qualche lavaggio più chiaro sono andato a creare altre sfumature. In questa fase ho anche notato come il carro appoggiasse sulla base in modo davvero poco naturale, e allora ho cercato di riempire questi vuoti con ulteriore acrylic mud e a lavorarci anche con dell'acqua. Questo ha in parte funzionato, ma ho dovuto lavorare parecchio per avere un risultato almeno soddisfacente. Fissato il carro in modo più realistico, dovremmo andare a riprendere in più fasi il colore dell'acrylic mud che abbiamo usato, perché sia nuovamente integrato con il resto della base. Per fare ciò riprendiamo il tutto con una sequenza di buff, desert yellow e reddish brown Tamiya. La base poteva anche dirsi finita, ma a miei occhi risultava ancora troppo artificiale. Così ho deciso di lavorarci ancora un poco con una serie di lavaggi. Sono partito da un primo lavaggio più chiaro, ottenuto con lo splash effect molto diluito, e subito, a essere sinceri, mi sembrava di aver fatto un errore a utilizzare questo colore, in quanto mi sembrava troppo chiaro. Però poi, con un successivo lavaggio più scuro ottenuto con un mix di Nature Fat Earth e Wash in ruggine chiaro, ciò che ho ottenuto mi soddisfava tantissimo e assomigliava molto al risultato finale che volevo ottenere. Un'ultima accortezza sarà quella di colorare i lati della basetta in nero per avere un aspetto, diciamo così, più finito. E voilà, ecco finalmente il nostro Panzer bello imbasettato e pronto a prendere posto nella vetrinetta. E con questo è tutto, cari amici. Vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video e un nuovo modello da costruire insieme. E intanto ne approfitto per ringraziare tutti voi per il supporto che sto ricevendo per questa mia attività. Questo mi dà la spinta e la voglia di continuare a tediarvi con altri video. Ok, non mi resta come al solito di invitarvi a iscrivervi al mio canale per non perdere le prossime serie. Ciao a tutti!